American 11 trying to call. Buddy, we have some planes. Just stay quiet and you'll be okay. We're turning to the airport. And who's trying to call me here? American 11, are you trying to call? Nobody move. Everything will be okay. If you try to make any move, you'll injure yourself and the airplane. Just stay quiet. L'Islam ha un unico obiettivo sulla terra dei miscredenti e questo obiettivo è l'imposizione della Sharia. La Sharia può essere imposta sui miscredenti o con la jihad, quindi, cioè con quello che noi chiamiamo jihad e quindi l'uso della violenza, oppure può essere imposta tramite la da'wah. La da'wah è una grandissima forma di propaganda islamica fondata sull'inganno che non prevede l'uso della violenza ma prevede tutta una serie di tecniche di manipolazione che possono essere verbali o comportamentali e che hanno come obiettivo quello di stordire i miscredenti che penseranno, una volta ingannati, che nell'Islam non ci sia assolutamente nessun tipo di problema. Vediamole tutte queste tecniche. Numero 1, bugia fatta e finita, così per come la raccontavamo da bambini e così per come l'ha raccontata Atta poco prima dell'attentato dell'11 settembre. State tranquilli, non vi succederà niente, stiamo tornando in aeroporto. La più probabile forma di bugia fatta e finita che viene fuori dalla da'wah è quando semplicemente gli agenti della da'wah, i musulmani che si impegnano in questa propaganda, dicono: il Corano non dice di uccidere. E beh, no, questa è una bugia fatta e finita. Noi sappiamo che il Corano in questi versetti prescrive addirittura la decapitazione degli infedeli, mentre in questi versetti si ripete la frase più brutta di Allah, che è: uccideteli ovunque li incontriate. E non sono nemmeno tutti i modi che il Corano ha per precettare l'omicidio dei miscredenti. Adesso volevo essere sintetica e riassuntiva. E ho menzionato solo quelli. Tecnica numero 2, omissione, niente di più facile. I musulmani che si impegnano, che stanno facendo da'wah, omettono una parte scomoda di verità e ne citano soltanto un'altra. L'esempio più frequente è quando i musulmani che fanno da'wah citano il versetto 32 della Sura 5, in cui c'è scritto che chi uccide una vita è come se avesse ucciso l'umanità intera, chi salva una vita è come se avesse salvato l'umanità intera. Nel Corano c'è scritto così. Il versetto seguente non lo citano mai ed è ovviamente la parte omessa. Nel versetto seguente Allah dice che la ricompensa di coloro che fanno la guerra ad Allah e al suo messaggero e che seminano la corruzione sulla terra è che siano uccisi o crocifissi, che siano loro tagliate la mano e la gamba da lati opposti o che siano esiliati sulla terra. Addirittura in questo caso i casi di omissione sono 2, perché il versetto 32 inizia così: per questo abbiamo prescritto ai figli di Israele che chiunque uccida un uomo è come se avesse ucciso l'umanità intera. Praticamente, parafrasando Allah qui sta dicendo: Dio agli ebrei ha detto che chi uccide una vita è come se avesse ucciso l'umanità intera, ma io Allah rettifico e ti dico che la ricompensa dei miscredenti è che siano uccisi, crocifissi, tagliate la mano e la gamba su lati opposti, esiliati sulla terra. E addirittura questo versetto, il 5.33, l'avevamo visto in questo video, se volete recuperarlo, nasce da un episodio della biografia di Maometto True Crime, perché addirittura vengono cavati gli occhi a delle persone che più o meno erano degli apostati, dei traditori. Comunque l'episodio è tutto lì, è un po' complesso adesso per riassumere. Addirittura c'era il precetto di cavare gli occhi, che nel Corano non è arrivato, ma chi mai vorrebbe adesso ringraziare l'Islam perché non ci devono anche cavare gli occhi. Però perché volevo dirlo? Perché al Bataclan al secondo piano lo fecero, agli ostaggi di sopra, i ragazzi di sopra cavarono anche gli occhi. Tecnica numero 3, ambiguità totale. Questa è la grande gloria di tutti i musulmani. Sull'ambiguità spesso linguistica o semantica di alcune paroline riescono a sguazzarci interi quarti d'ora. I dibattiti più stupidi del mondo che io ho visto iniziare sono iniziati con un miscredente che si è avvicinato, che ha preso la parola e al musulmano ha chiesto: ma è vero che il Corano dice di picchiare le donne? E in quel momento il musulmano risponde di no, e per quanto a me dia fastidio adesso dargli ragione, in realtà a livello linguistico-semantico la ragione ce l'ha,
perché il Corano dice di picchiare le mogli. Al versetto 34 della Sura 4 Allah dice che i mariti possono ammonire le mogli di cui temono l'insubordinazione, subito dopo possono lasciarle dormire da sole nei loro letti, e come terza ed ultima, diciamo, istruzione in questa serie, l'ultima istruzione è proprio quella di picchiarle. Battetele, dice. L'ho scritto, sì. Ammonite quelle di cui temete l'insubordinazione, lasciatele sole nei loro letti, battetele. Queste sono 3 step di una serie di istruzioni che Allah dà quando il marito teme che la moglie forse non abbia tanto più voglia di stare appunto sotto il tuo controllo. Quindi la domanda esatta sarebbe: è vero che il Corano dice di picchiare le mogli? Un agente della Dawa, un musulmano che fa Dawa, non dirà mai di sì, ma ancora più sbagliato è chiedergli: è vero che si dice di picchiare le donne? Perché su questa ambiguità ci sguazzano alla grande. Tecnica numero 4, contraddizione verbale o comportamentale rispetto ad alcuni precetti della Sharia. Allora, la Sharia noi sappiamo che precetta tutta una serie di cose, ad esempio l'uso obbligatorio del velo per quanto riguarda le donne musulmane, che vedete in questo momento sullo schermo. Questi sono i versetti che precettano questo obbligo. Esistono tuttavia delle donne che fanno Dawa, perché la Dawa è felicissima di mandare avanti le donne che arrivano in questi dibattiti vestite come me, diciamo all'occidentale, super emancipate, cosa che per me è una notizia fantastica, ma purtroppo non finisce lì, perché sulla base di questo comportamento stanno trapanando la casa a fianco. Chissà che audio meraviglioso verrà fuori. La donna musulmana in quel momento dice: io non indosso il velo perché il velo non è obbligatorio. Sta mentendo, il velo è obbligatorio. E sta mentendo perché così facendo il miscredente da casa o che sta seguendo questo dibattito semplicemente penserà che quindi si sbaglia la teocrazia degli ayatollah in Iran, dove ti ammazzano per strada se ti esce una ciocca di capelli dal velo, oppure si sbagliano i talebani. In sostanza il miscredente da casa dice: ok, allora nell'Islam non c'è niente di sbagliato, perché questa ragazza è così tanto emancipata che quindi nell'Islam non c'è nessun problema, si sbagliano gli altri che avranno una interpretazione sbagliata dell'Islam. Assolutamente no, non è così. Il velo è obbligatorio, anzi il fatto che una donna musulmana sia in Occidente e stia beneficiando della nostra società, delle nostre libertà, e che nel fare questo tradisca le altre donne che sono nei paesi islamici fa veramente schifo, perché abbiamo una marea di donne picchiate, oppure ammazzate, oppure incarcerate per l'obbligo del velo. Farebbe schifo lo dicesse anche un uomo una menzogna del genere, ma che lo dica una donna è oltre le mie capacità. Non mi esprimo. Tecnica numero 5. Viene adottato un comportamento haram per scelta, per necessità, di proposito, consapevolmente, sapendo che è haram. L'Islam non ha nessun senso, questo lo sappiamo tutti. Esiste un criterio soltanto per capire la Sharia, ed è conoscere una lista di cose che sono haram, cioè proibite dalla Sharia, e la lista di cose halal, cioè permesse dalla Sharia. Fine del criterio islamico, che ovviamente non ha nessun senso, perché se io ammazzo 1200 ebrei in mezza giornata finisco in paradiso perché è halal, se mangio una fetta di prosciutto finisco all'inferno. Ditemi voi quale mai potrà essere il senso dell'Islam? Nessuno. Sulla base di questo concetto, di questa lista, diciamo, di cose haram, i musulmani possono fare di proposito delle scelte sapendo che sono proibite, perché queste porteranno il miscredente a pensare che loro non siano musulmani estremisti o radicali. Ritorniamo all'11 settembre. La cellula di Al-Qaeda è sotto osservazione da parte del Mossad. Il Mossad ha già avvisato i servizi segreti statunitensi dicendo loro: guardate che c'è questa cellula terroristica, io fossi in voi darei un'occhiata.
Cosa fa Al-Qaeda? Gli Stati Uniti non ascoltano il Mossad. Al-Qaeda, gli attentatori, vanno di proposito a vedere uno spogliarello in un locale notturno e bevono anche delle bevande alcoliche. Lo fanno apposta. Lo fanno apposta perché questo farà pensare agli Stati Uniti che loro non sono tanto estremisti o radicali o quello che volete, che quindi sono moderati e che quindi non c'è nessunissimo problema nel loro comportamento. Quando il Mossad lo scopre, e siamo al 26-27 di agosto, ricomunica con gli Stati Uniti e dice loro: guardate che noi siamo sicuri, perché queste tecniche fanno parte dei manuali della CIA, dei servizi segreti, sono state studiate, e il Mossad glielo dice: noi siamo sicuri che l'hanno fatto apposta per ingannarvi a vedere lo spogliarello e a bere l'alcol. Gli Stati Uniti non ascoltano e, come dicevo, 10 giorni dopo, neanche 2 settimane dopo, la religione di pace ci regalerà 3.000 morti in un quarto d'ora e non so quanti feriti, e shock per tutto l'Occidente. Tecnica numero 6, sospensione temporanea della Sharia. Anche questa è molto frequente. Vengono sospesi per anni alcuni precetti della Sharia affinché i miscredenti, come nel caso precedente, pensino che si tratti di un musulmano perfettamente moderato oppure occidentalizzato. All'interno del grande fenomeno completamente andato a farsi benedire dell'immigrazione esistono delle vere e proprie infiltrazioni. Queste infiltrazioni sono persone che arrivano nella terra della guerra, ovvero nella terra dei miscredenti, con il proposito di ottenere ad esempio la cittadinanza e quindi i documenti. Conoscono perfettamente la Sharia, ma una volta arrivati qui iniziano a vestirsi all'occidentale, non fanno il Ramadan, non leggono il Corano, non vanno in moschea, praticamente non manifestano assolutamente niente, ascoltano la musica, bevono alcol e hanno rapporti sessuali prima delle nozze. La cosa più facile che accada è che la donna miscredente venga ingannata e dopo anche 2 o 3 anni di fidanzamento si sposi con questa persona, che una volta ottenuti i documenti, dal giorno dopo, cioè attraverso le nozze con il matrimonio, magari anche una gravidanza, inizia ad applicare la Sharia. E purtroppo qui inizia l'inferno per tantissime donne miscredenti. Fino a poco tempo fa io avevo 2-3 mail al mese di ragazze che mi scrivevano, adesso io ho una donna al giorno che mi scrive, e il contenuto di queste email, che non devono avere valore universale, ma volevo menzionarlo lo stesso, questa cosa, sono tutte uguali, il contenuto è identico. Io, ciao Paola, sono uscita per 2 o 3 anni con la persona che poi ho sposato, era la persona più brava del mondo, ne abbiamo fatte di tutti i colori, non leggeva il Corano, non gliene fregava niente, parlava male degli arabi, ma state attenti, ogni arabo parla male degli arabi, quindi non vuol dire niente. Ci siamo sposati, il giorno dopo le nozze io ho iniziato a prendere botte. Di recente volevo raccontare questa, ho il permesso della ragazza di farlo. Questa ragazza si è sposata poco prima del 7 ottobre, dopo anni di fidanzamento. Poi con il 7 ottobre si è guardato tutti i video come abbiamo fatto anche noi, e quindi ovviamente la psiche le è partita, perché il 7 ottobre non è umano. Si è guardata tutti i video, ha iniziato a soffrire e, nonostante avesse perso la fede cristiana, forse da adolescente, non so, ha voluto recuperare un rosario dal cassetto e ha voluto iniziare a fare il rosario alla sera per gli ostaggi, le donne violentate, tutte le famiglie che avevano avuto un morto, il rave, tutte queste cose. La croce è un affronto per i musulmani, perché la semplifico tantissimo. Gesù Cristo non è morto in croce, secondo loro, è morto un sosia, una cosa... No, nessuno mi parli di questo. Allora, il fatto che i cristiani portino la croce significa che stanno facendo un affronto all'Islam, perché stanno portando avanti una falsità. Comunque, lei si mette alla sera con il rosario a fare questo rosario per gli ostaggi, i morti, i bambini, i tunnel e tutto sto casino, e inizia a prendere botte da dietro, perché faceva il rosario per gli ostaggi, dopo anni di sospensione della Sharia. Tecnica numero 7, contorsione concettuale. Questa è una
delle parti più stancanti in assoluto della dawa. Allora, i musulmani che fanno dawa riescono a contorcere qualsiasi tipo di concetto affinché non si arrivi mai, mai, mai alla verità. Hanno come unico obiettivo quello di esasperare, di stancare o di far perdere tempo al miscredente. Io personalmente mi ero data a molti dibattiti quando ho finito di studiare l'Islam, e già mi sembrava di aver fatto un'impresa titanica. Seguivo dei dibattiti perché dicevo: ma come fanno adesso a giustificare sta cosa? E nei dibattiti effettivamente riescono a contorcere qualsiasi cosa, ma in particolare che io abbia notato il concetto di stupro nell'Islam non esiste, innanzitutto. Invece esiste chiaramente nella realtà di tutti i giorni e nella mente di qualsiasi persona sana. Ed è proprio lì, quando il concetto di stupro incontra la biografia di Maometto, che la contorsione concettuale diventa un'acrobazia circense. Allora, qualcuno di noi già lo sa, io avevo fatto un video sull'abuso della bambina Aisha, che trovate qua, sull'abuso di una donna ebrea che si chiamava Safia, che trovate qui. Fondamentalmente io credo a sensazione che sul Corano possano dirne di qualsiasi, ne dicono di tutti i colori, mentono, che è una meraviglia. Su Maometto secondo me fanno un pochino più fatica, ma non perché facciano fatica a mentire, ma perché è come se avessero meno margine, è come se non volessero rinnegarlo. Quindi ad esempio di Safia, la donna ebrea stuprata da Maometto il giorno stesso in cui Maometto e compagni le massacrano tutta la famiglia e la fanno camminare, mi sembra con una cognata, in una fila di teste mozzate e di cadaveri, con i musulmani che ridono, così come fosse il 7 ottobre, la dawa riesce a dire che Safia era contenta. E sull'età di Aisha, che è il punto in cui qualsiasi forma di dawa deve crollare, a meno che noi non siamo degli imbecilli totali, riescono a fare le migliori contorsioni del mondo, ad esempio a dire che nel deserto le mestruazioni arrivavano prima. Non ce ne frega assolutamente niente. Io ho avuto le mestruazioni a 14 anni, non vuol dire che dai 15 in poi potevo essere abusata da un uomo adulto. E qui i miscredenti ci vanno a nozze con la dawa, perché la dawa ti rimbambisce e i miscredenti si fanno rimbambire. E mi scrivono: ma allora nel Vecchio Testamento, ma allora all'età di Maria e di Giuseppe, ma allora forse in cima alla Concagua le mestruazioni ti arrivano dopo. Sono tutte delle grandissime cavolate, e se voi state dietro a queste cavolate state facendo el jihad fi sabilillah, ovvero state facendo come i filo-palestinesi anche voi la jihad per la gioia di Allah. Rendetevi conto. Noi dobbiamo essere sicuri di questi concetti e dobbiamo essere sicuri che l'Islam è molto diverso dalle altre religioni e che se un crimine viene perpetrato sulla base di qualsiasi cosa sia stata scritta nel Vecchio Testamento o nel Nuovo Testamento, la persona viene arrestata, perché nell'ebraismo e nel cristianesimo non c'è la Sharia, che è una legge superiore sempre alle leggi umane, e non c'è la ripetizione dell'esempio di Maometto. Io non devo non devo guarire i lebbrosi, nessun ebreo deve riaprire le acque, ci mancherebbe ancora, che è il momento in cui l'Islam si frega da solo, perché se i musulmani riescono a ripetere l'errore di Maometto, significa che Maometto era semplicemente un uomo e non aveva niente di divino. Immaginate se io adesso, non lo so, faccio miracoli anch'io a Tiberiade, ovviamente è come dire che Gesù non vale più niente, è la stessa cosa. Quindi comunque non fatevi rincitrullire da queste cose, soprattutto che riguardano lo stupro delle bambine, perché noi abbiamo mezzo mondo di bambine abusate che possono essere date in sposa a dei depravati mentali, e io mi devo anche sentir dire i discorsi sul Vecchio Testamento. Non funziona così l'Islam, punto, basta, punto. Scusatemi, inalbero un po', però si parla anche di bambine e non lo so, trovatemi un'altra religione che garantisca tutto questo. Sulla base, se non lo sapete, del comportamento di Maometto, nell'Islam non c'è l'età minima per il matrimonio. Al versetto 4 della Sura 65 viene legittimato il fenomeno delle spose bambine.
Se in questo momento in Iraq, in Iran c'è la Costituzione iraniana che dice che le bambine si possono sposare dai 20 anni in su, non ce ne frega niente, perché se mia figlia viene presa e viene data a un depravato mentale, mia figlia ha 9 anni, sulla base della Sunna, io non posso fare ricorso, perché la legge di Allah è superiore alle leggi umane. Nessuno mi menzioni ancora l'età di Maria, Giuseppe, Mosè, Abramo, il Vecchio Testamento. Basta. Scusate, quando si tratta di bambine e di stupro, mi inalbero. Tecnica numero 8, evasione totale della domanda oppure cambio totale dell'argomento. Questa è molto simile anche a quelle che abbiamo visto in precedenza. La domanda diretta a un musulmano che fa dawa non bisognerebbe neanche farla, perché provate a uscire dall'Islam, facciamo un esempio che non c'entra nulla. Io adesso qui ho un ladro da intervistare, secondo voi posso iniziare l'intervista dicendo ma tu cosa pensi del concetto di furto? Non ha nessun senso. Sono veramente cintura nera tutti quanti nell'evasione della domanda. Quando seguivo questi dibattiti me la segnavo all'inizio, dopo mezz'ora non avevano ancora risposto. Cioè io ero da casa su internet, mi segnavo la domanda iniziale, vanno avanti interi quarti d'ora senza mai risponderti, oppure cambiando argomento, come abbiamo visto anche nei casi precedenti. Infatti l'unica cosa qui importantissima che noi dobbiamo sapere è che nei manuali di Sharia c'è scritto che a tal proposito il dibattito con i miscredenti non ha come obiettivo quello di arrivare ad una verità e non ha come obiettivo nemmeno far cambiare idea al miscredente. L'obiettivo è fargli perdere tempo ed esasperarlo. La vittoria che l'Islam considera quando un musulmano fa da'wah ad un miscredente si misura sulla base del tempo che tu hai dato all'ascolto di quella da'wah, di quella propaganda, di quel concetto. Esempio, io stasera organizzo una live con un musulmano in cui per un'ora ripeto che il 65-4 mi fa schifo, anche decapitare i miscredenti mi fa schifo, gli spiego che il 7-8, insomma, gli spiego qualsiasi cosa. Io per un'ora dico la verità, che è anche la vostra. Non mi faccio intortare dalla da'wah e non mi faccio neanche esasperare, ma rimango sulla mia posizione integerrima dall'inizio alla fine. Quando io chiudo la live, io e voi pensiamo che io abbia vinto, perché non ho cambiato idea e perché ho dimostrato di saper contrastare la da'wah con le fonti ufficiali dell'Islam. Il musulmano che chiude la live con me anche pensa di aver vinto, chiude la live pensando di aver vinto, perché per un'ora ha semplicemente fatto da'wah e io l'ho ascoltato e voi anche. Capite? La vittoria per come la pensiamo noi è arrivare alla verità o far cambiare idea a qualcuno. La vittoria per come la pensa la da'wah è semplicemente il tempo che tu regali all'ascolto di queste cose. Se poi non ci capisci neanche niente, ti metti a cercare chissà se sul cervino le mestruazioni arrivano prima, lì proprio veramente andate a fare jihad, fate prima. Tecnica numero 9, ripetizione di un'assurdità. L'Islam è fatto da tantissime assurdità che ovviamente devono essere ripetute fino allo sfinimento. Il problema è che quando una cosa viene ripetuta troppo, proprio perché è falsa, perché le cose semplici e vere non devono essere ripetute, invece queste assurdità vengono ripetute troppo e purtroppo vengono assorbite da delle persone anche in buona fede. Quella che più in assoluto non bisogna menzionare in mia presenza è questa: Gesù era musulmano. C'è anche la variante medio orientale di questa, che è Gesù era palestinese. Io non ho niente da dire su questo perché sbrocco come poche. Siamo alla fine, ultima tecnica numero 10, performance. Gli arabi sono eccellenti soprattutto in questa performance. Allora, per performance si intende la esasperazione di un elemento narrativo oppure di un elemento emotivo. Potremmo stare qui ore e ore. Allora, il culmine di tutto questo innanzitutto è Pallywood, cosa che già sappiamo, ma Pallywood è proprio un falso. Quindi in realtà adesso non dovrei menzionare Pallywood, fatemi pensare a un altro esempio. Allora,
qualche mese fa tutti, tranne i miei gatti, mi hanno mandato questa notizia. Io dalla seconda frase già sapevo che era araba. La notizia diceva questo, più o meno, non cito testualmente. Israele ha sparato su una chiesa nella striscia di Gaza, ha distrutto la chiesa e ha ucciso i cristiani che c'erano dentro. È morta una donna che teneva per mano 2 bambine perché stavano andando in bagno. Non vi sembra che ci sia qualcosa di strano? Pensate che Le Mille e una notte nasce da questa tecnica narrativa. Allora, semplicemente non si danno così le notizie, nel senso che nessun giornalista può sapere che stavano andando in bagno per mano. Questo è un elemento che viene aggiunto e questo fa parte di tutte le testate islamiche, ma soprattutto arabe. La notizia avrebbe potuto essere semplicemente durante uno scontro fra i soldati dell'IDF e i battaglioni di Hamas. I soldati dell'IDF hanno colpito una chiesa, la chiesa è stata distrutta e ci sono stati 3 morti, di cui una donna adulta e 2 bambine. Sembra incredibile, ma in guerra muoiono le persone, che è il motivo per il quale il 7 ottobre non dovevi farlo. Notizia tragica, non c'è nessun dubbio sul piano umano, piano morale, ma la narrativa araba tende a intersecare le due cose. Il piano della realtà è uno ed è semplicemente che Hamas non deve vincere e che in guerra muoiano le persone. Il piano morale sul quale vorrebbe fare leva il grande giornalismo arabo è proprio la sovrapposizione di questi concetti, tant'è che poi il culmine è proprio un falso, che è Pallywood, ma Pallywood è proprio falso. Siria. Allora, in Siria ci sono state delle catastrofi sulle quali nessuno può dubitare niente, ma anche in quel caso alcune persone tendevano a esasperare questa drammaticità, questa tragicità con tutti questi bambini in braccio, queste persone che si disperano, che non c'è nessun dubbio che sia tutto vero, semplicemente viene fatto, non dico da tutti, ma da qualcuno proprio per puntare sull'emotività dei miscredenti. Tutto l'Islam è un abuso dell'emotività dei miscredenti. Il caso di Rushdie è stato giocato su questa frase da parte della Dawa. Rushdie ha offeso il sentimento di milioni di musulmani. Sulla base di questo vanno avanti degli anni, lo stanno dicendo ancora adesso di Rushdie, che io ero alta così. E vanno avanti. Quindi da un lato c'è la performance narrativa dell'elemento narrativo e poi la performance emotiva, che purtroppo viene fatta anche sui musulmani. Tutte queste tecniche vengono anche fatte sui musulmani. Io adesso ho parlato di quelle fatte solo sui miscredenti, ma ad esempio il sermone del venerdì, la cosa più facile è che si concluda con questo concetto leggermente antisemita che gli ebrei sono stati trasformati in scimmie, porci e maiali. Ma non è che viene detta e finisce lì il sermone, c'è l'imam che si mette a gridare come fosse Caruso: perché gli ebrei siate scimmie reiette, e i musulmani escono così dalla moschea e tornano a casa così, con questa leva che è stata fatta sull'emotività, senza contare che chissà che bel concetto è. L'altra esasperazione che danno molto riguarda la lingua araba, che volevo menzionare brevemente, poi abbiamo finito. Chissà anche questo film di Tarkovsky quanto... solo mezz'ora. Insistono che la lingua araba è meravigliosa e addirittura cantano. Io ho visto dei dibattiti in cui c'è un musulmano che improvvisamente si mette a cantare, come se voi arrivate adesso e mi chiedete: Paola, a me sta cosa degli Atti degli Apostoli non mi è piaciuta, te la voglio criticare. Io vi faccio azzurro il pomeriggio, perché non sanno più cosa dire. Sostengono che l'arabo sia una lingua superiore e si mettono a cantare o recitare il Corano come a volerti indurre ad una qualche forma di bellezza, quando in realtà l'arabo innanzitutto è una lingua povera rispetto a molte altre lingue, almeno che io sappia. L'arabo coranico proprio non ha senso, cioè non ha senso, è rap. Avete presente il freestyle? Quando fanno... Io ero piccola, avevo degli amici che facevano freestyle, dicevano una parola dietro l'altra, sperando che solo alcuni di loro sarebbero diventati bravi a trovare delle rime. Quello è il Corano. Ci sono delle sure che non hanno senso, hanno delle rime interne, ma non c'è il senso semantico, è rap.
Maometto rapper. Allora, le ho dette tutte, scusate, mi sono dilungata di nuovo. Adesso che abbiamo messo a fuoco tutti i problemi di queste tecniche di manipolazione, abbiamo anche la soluzione. La soluzione è non ascoltare la Dawa, ovviamente conoscendo le fonti ufficiali dell'Islam. Quindi noi dobbiamo conoscere l'età di Aisha, sapere come funziona la Sunna, come funziona la Sharia, sapere il 434 e poi sapere che la Dawa mente per forza, perché è fatta apposta affinché l'Islam vada avanti e l'Islam sui miscredenti ha come obiettivo l'imposizione della Sharia, che non è una bella fine per i miscredenti, quindi nessuno verrà mai ad avvisarci prima e dirci guarda, io fra 10 anni vorrei sottometterti. Ovviamente per 10 anni ti mentirò, cercherò di stordirti in ogni forma possibile e immaginabile fino a dirne di tutti i colori e tu non sarai in grado di fermarmi. Ovviamente se noi invece studiamo l'Islam e ci rifacciamo alle fonti ufficiali sappiamo che questa è la soluzione. Conoscere l'Islam, punto. E poi conoscere come funziona perché è particolare. Anche perché l'Islam è un corpo morto nella terra dei miscredenti. Arriva che è già morto, non ha niente da dare, non è vitale. Fa proprio come i parassiti sugli animali. E gli elementi di cui l'Islam ha bisogno per andare avanti sono il nostro tempo nell'ascoltare la Dawa, le nostre energie perse nell'ascolto della Dawa che ti esaspera e che ti rimbambisce, il nostro antisemitismo e la nostra misoginia. Sto tralasciando altre cose, ma adesso per andare per sommi capi, se l'Islam non trova questo, se l'Islam non viene ascoltato nella Dawa e se l'Islam non trova antisemitismo e non trova misoginia, non va avanti. Spero di essere stata chiara. Se non sono stata chiara fatemelo sapere nei commenti, che sono completamente fuori dal mio controllo da qualche tempo a questa parte, quindi piuttosto mandatemi una mail o magari cerco di leggerli tutti. Anche le mail sono fuori dal mio controllo, quindi no, dai, sicuramente riuscirò a leggere i commenti se c'è qualcosa in particolare. Ho finito, grazie mille se avete ascoltato fin qui. Ciao, grazie.